Nel video di oggi ragazzi parleremo di un argomento molto importante che fa discutere il mondo della tecnologia legato alle LiFePO 4. Queste batterie devono essere compresse o no? Se sì, a quanto devono essere compresse e perché soprattutto dobbiamo comprimerle? Bene, in questo video vedremo come costruire un contenitore che andrà a comprimere le LiFePO 4. Vedremo tutti i dettagli tecnici del perché vanno compresse e del perché non vanno lasciate allo stato libero. In questo modo analizzeremo anche i benefici che ci sono dalla compressione delle batterie LiFePO 4. Buona visione e come al solito iscrivetevi al canale. Il primo prodotto che andremo a costruire saranno questi fogli di compensato, se potete compensato marino, io ho usato anche compensato di pioppo che è molto economico ma efficace. Questi sono 2 cm, potete farli anche più grossi, l'importante è che sia rigido e la misura sarà esattamente la larghezza delle batterie più 3 cm e l'altezza delle batterie più l'altezza delle maniglie. A questo punto, perché non faccio cifre e non dico numeri precisi? Perché a secondo delle maniglie che troverete, a secondo delle dimensioni del compensato, andrete voi a calcolare. Questo è un canale di fai da te, non è un canale che segue una recensione, un'istruzione specifica. Quindi questo foglio dovrà essere liscio, perfetto, tagliato a misura e sarà esattamente larghezza per altezza più le maniglie, perché le maniglie andranno a posizionarsi all'esterno, dove andremo poi a sollevare il pacco batterie, perché sarà fissato anche nella parte inferiore. E qui già vedete la parte inferiore, che sarà esattamente la larghezza per la lunghezza di tutte le batterie, a secondo di quante batterie vogliamo mettere. Se è un pacco batterie 12 volt da 4, se è da 24 saranno 8, se è da 48 saranno 16 e le possiamo anche affiancare. Allora ecco che andremo a calcolare noi quello che sarà il legno che dovremo farci tagliare della dimensione giusta. Una volta che quindi avremo tagliato questi 3 pezzi di legno, cioè i 2 laterali e il fondo, vi ricordo di stare a 3 cm oltre perché dovremo andare a fissare anche le barre di tensione. Queste barre che cosa sono? Sono esattamente delle barre da 1 metro, non perché mi servono da 1 metro, ma perché non ci sono della misura perfetta, quindi comprerò delle barre da 1 metro, diametro, questa è una barra da 8 mm, barra filettata, non barra liscia ovviamente, e andremo a tagliarla esattamente alla misura che vi farò vedere nella prossima immagine, con dei fori che saranno realizzati all'interno delle 2 piastre laterali. I fori saranno 4 e saranno dei fori che andranno a coprire questa zona a 1/3 della batteria, questa zona a 1/3 della batteria. In questo modo avremo le 2 barre in questa posizione che andranno a chiudere da un lato e all'opposto la nostra batteria, comprimendola alla pressione che andremo a vedere dopo. Ci servirà anche un tubo dell'acqua, questo è un tubo del 10 ed è 10 esterno, all'interno esattamente 8, 8,2. Perché? Perché noi andremo a inserirlo in queste barre filettate che avremo preso, in quanto quando andremo a stringere le batterie non vogliamo assolutamente avere il ferro vicino alle batterie, ma avremo il tubo che fa da protezione. Una cosa importante, ricordatevi che questa protezione, questo foglio di plastica che viene messo, è un foglio che in realtà copre la scocca della batteria, dove al 99% delle batterie c'è il polo positivo. Ecco che se noi mettiamo le batterie in serie e poi con questo metallo, qualsiasi altro metallo, andiamo a scalfire questa protezione e andiamo a mettere in corto metallico queste 2 scocche, potremo procurare un cortocircuito. Allora useremo il tubo che andrà a infilarsi, poi vedremo i dettagli, per proteggere le batterie da un eventuale contatto. Di riflesso avremo bisogno anche di 8 rondelle belle grosse, con il foro da 8 per la nostra barra filettata, ma più grosse perché andranno ad assestarsi sul legno, e i relativi 8 dadi per la stessa barra filettata. Avremo anche bisogno di un po' di viti. Io ho usato queste viti che sono ideali
ad esempio per queste maniglie. Ricordate una cosa molto importante, non vorremmo mai fare un errore di prendere una vite più lunga dell'asse di legno e andare a toccare, non forare, ma anche solo toccare le nostre preziosissime batterie. Quindi se decidete di usare una tavola di legno da 2 cm, state al di sotto di questa misura, quindi usate una vita da 18, da 16, ma per l'ansia potete fare anche da 15. Quindi scegliete le viti giuste che ci serviranno per avvitare le maniglie su quest'asse e ci serviranno anche ad avvitare gli angolari una volta che le batterie saranno strette. Questi hanno lo scopo di unire la parte inferiore con la parte superiore in modo da dare una certa struttura e solidità a tutto il nostro box, a tutto il nostro contenitore. La cosa importante quindi è calcolare bene la lunghezza delle viti per non forare il legno, questo è fondamentale. C'è chi preferisce le fiancate di alluminio da 6, 8 o 10 mm. Non è una questione di dissipazione perché le batterie non devono mai scaldare oltre una temperatura tiepida, quindi è solo una questione di rigidità. In questo modo però creiamo una struttura tutta in legno facile anche da realizzare, portatile, possiamo mettere anche 4 ruote nella parte inferiore e avremo una struttura economica innanzitutto e molto efficace. Abbiamo i nostri busbar, sono quelli che vi ho fatto vedere nell'altro video, in questo caso sono 3 mm di rame puro, non sono tubi piegati o compressi che vanno comunque bene, ma sono delle barre che sono state tagliate e modellate, anche sagomate, col foro sagomato, guardate un lavoro fatto veramente a regola. E poi lucidate. È molto importante lucidare il contatto perché le LiFePO 4 hanno bisogno di un contatto perfetto. All'inizio avevo pensato di posizionare sotto dei feltrini, dei piedini con vite in modo da appoggiare poi tutto questo box al suolo, ma poi mi è venuto in mente che tra possibili umidità, un leggero allagamento del garage o del nostro laboratorio, una leggera situazione che possa far umidificare il legno oppure salire a contatto con le batterie, allora ho optato per delle ruote. Praticamente posizionerò sotto questo che sta diventando un box carrellino delle ruote che sono 2 normali e 2 col freno. In questo modo, una volta piazzate e bloccate, avremo il nostro box portabatterie portatile che peserà ovviamente tra legno, batterie, BMS che viene montato sopra e quant'altro, peserà intorno ai 50 kg, quindi non è una cosa proprio facile da trasportare, che però in 2 persone di un certo livello possiamo anche trasportarci sul caravan piuttosto che da una stanza a un'altra per un utilizzo temporaneo. Insomma, la trasportabilità del nostro pacco batterie particolarmente mi affascina, ecco perché installerò quindi delle ruote, 2 normali e 2 con freno. Una cosa importante, un altro pannello, precisamente questo, sarà posizionato sopra perché sarà esattamente un pannello di protezione da eventuali danni serissimi di caduta di oggetti metallici tra i poli, ma nel contempo diventerà il mio appoggio per quello che è il BMS, per quello che è il bilanciatore o equalizzatore attivo e tutti i contatti e i vari salvavita, piuttosto che nel contempo posso mettere anche un fusibile o un mega fuse piuttosto che un fusibile ripristinabile. Un prodotto che ovviamente non può mancare sarà una lastra flessibile, questa è una lastra di 1 mm di un PVC morbido che andrà poi a essere tagliato alla stessa misura della cella più un pelino, in modo che andremo a interporla, frapporla nelle varie celle perché dobbiamo isolare le 2 scocche. Come detto precedentemente, non dobbiamo permettere alle celle, soprattutto queste 2 saranno in parallelo e queste 2 saranno in parallelo, qua in mezzo ci andrà una di queste per evitare dei corticircuiti perché sulla scocca c'è il lato con il polo positivo. Nei prossimi minuti vedremo innanzitutto la descrizione totale della compressione delle batterie e poi andremo step per step, io arriverò con i pezzi già tagliati, forati e pian piano andremo ad assemblarlo per vedere il nostro risultato finale. Parliamo quindi di compressione. Consultandomi con alcune importanti università americane e con dei produttori
di batterie LiFePO4 cinesi, questi parlano esclusivamente di una cosa: le batterie vanno compresse. Ma quanto vanno compresse? Loro parlano di 300 kg di compressione totale. Ora, la loro frase afferma anche il fatto che non può essere di più, perché sennò le scocche in alluminio andrebbero a rovinarsi. Allora ho voluto capire che cosa è questa compressione di 300 kg, perché se io dovessi sdraiare 8 di queste batterie impilate e gli appoggio sopra 300 kg, ho una sincera paura che si rovinino o perlomeno si schiaccino, magari gonfiandomi il lato più stretto. Allora a questo punto, da ricerche e deduzioni personali, ho pensato questo: il danno che si crea con la non compressione, ovvero lasciando le batterie allo stato libero, è quello che quando carichiamo tanto potrebbero leggermente gonfiarsi. Se andiamo a 3,80 volt a cella, potrebbero dilatarsi. Noi dobbiamo stare sempre a 3,65 massimo. Da 3,65 in poi abbiamo veramente poca corrente. Ora, in questi target tra 3,40 e 3,65 le celle vorrebbero dilatarsi. Ecco che noi le blocchiamo. Quindi, da personali deduzioni, sono arrivato alla conclusione che non voglio mettere i 300 kg di compressione, 300 kg di forza sulle celle, ma voglio semplicemente evitare di dilatarsi. Ecco che nel prototipo che sto realizzando, voi vedrete poi attraverso la chiusura dei dadi che darò una stretta alle celle in modo da comprimerle fino a un limite che definiamo in cui non possano scappare, ma senza assolutamente insistere. Questo per me è una cosa fondamentale. Bene, quindi che cosa succederebbe alle celle se noi le lasciamo così, allo stato libero, senza comprimerle? Bene, dilatandosi, restringendosi per la carica e la scarica continuamente nel tempo, dicono gli addetti ai lavori, cioè coloro che le hanno inventate, coloro che le fabbricano, dicono che ci potrebbe essere l'esfoliazione interna di tutta la materia, chiamiamola materia prima. Questo non significa che se noi le usiamo così dopo 8-10 anni le abbiamo rovinate, ma non dureranno sicuramente 20, 30, 40 anni. Quindi la compressione, ed è un'opinione questa abbastanza dibattuta perché non abbiamo tempi storici, visto che durano tantissimo, comunque la compressione ha proprio la funzione di dare longevità alle batterie attraverso la stabilità e vietandogli totalmente di potersi dilatare e restringere. In questo modo qualsiasi materiale, se noi anche ipotizziamo che sia metallico o plastica e lo mettiamo sotto vibrazione dove continuamente lavora così, ci saranno dei punti che andranno a logorarsi. Tutto il materiale interno in continua dilatazione e restringimento, dicono, potrebbe avere proprio questo effetto collaterale. Quindi per dare longevità, ancora una volta c'è la parola longevità alle batterie, andiamo a comprimerle. Ma una cosa importante: se noi preferiamo lasciarle libere, appoggiarle, attaccare i cavi e connetterle all'inverter, lo possiamo fare perché comunque lo storico ci dice che dureranno almeno 10, 12, 15, 20 anni. Quindi è una premura da pignoli che però non va presa in considerazione come una cosa essenziale. Voglio aggiungere anche nelle considerazioni non solamente l'opinione mia di Gianni, perché io alla fine non sono sicuramente un costruttore, un tecnico delle aziende che producono l'IFePO4 o un produttore cinese, ma le opinioni di alcuni sono contrastanti, ovvero cosa dicono? Se scarichiamo la batteria con 1C, ovvero in questo caso a circa 300 ampere, allora andrebbero compresse. Se invece scarichiamo, come di solito avviene negli off-grid o nei camper, a 0,2, 0,5, ovvero se stiamo sotto i 100 ampere o a 150 ampere, non c'è necessità di comprimerle. Ora, per ovviare a tutte queste, conversazioni di alto livello, è per quello che io ho deciso di comprimerle, ma non troppo, ovvero limitare il lavoro di compressione e decompressione delle batterie al mantenimento delle stesse chiuse serrate senza dare eccessive forze. In questo modo l'unica zona che andrà a espandersi o a restringersi sarà la zona centrale del lato più lungo della cella.
Questo è quello che creerà una pancia o una depressione ed è quello che continuerà a muoversi. Perché? Perché quando bloccheremo le celle in maniera fissa, la zona riguardante i due poli, questa che è la zona più densa, rimarrà sempre stabile, ma al suo interno, se lo andiamo a vedere, ci sarà una leggera decompressione e una leggera espansione. Chiaro, chiudendole una con l'altra e mettendo un foglio di isolante, noi andremo a evitare l'espansione, non potremo evitare la leggera decompressione, quindi comunque manterremo le batterie a un livello tale per cui se le scaricheremo in maniera prepotente non andranno per effetto del calore eccetera a dilatarsi, ma resteranno sempre in quella loro misura standard, evitando quello che è il problema menzionato da coloro che sostengono invece l'importanza della compressione, ovvero l'esfoliazione interna di tutta la materia attiva. Questa è un'opinione che ho sviluppato, ricerche che ho fatto come al solito, è un canale fai da te, verificate voi, analizzate, ma qui c'è un input che non è frutto di casualità, ma di ricerche, di test, di analisi, anche di condivisione attraverso quelli che sono i vari punti scientifici che consulto personalmente. La mia deduzione di stringere, quindi di comprimere le batterie ma senza eccessiva forza, nasce da una delucidazione che mi venne fatta tempo fa, ovvero sono le celle che quando vanno in carica dentro hanno una compressione che aumenta. Allora ecco il perché della dilatazione. Quindi contenendo le celle non faccio nient'altro che mantenere la compressione delle celle interne mentre si espandono. Se queste si espandono, io blocco l'espansione, rimango nel bilanciamento tra le varie espansioni all'interno di quelli che sono i parametri stabiliti dalle case produttrici. Anche perché sennò cosa dovremmo fare? Come fanno le case produttrici, come fanno le università dove studiano e verificano la durata delle batterie e quant'altro, loro hanno dei sensori che sono pneumatici, che mantengono le tensioni costanti. Ma cosa dobbiamo andare? A costruire un pacco batterie LiFePO 4 o una centrale nucleare? Quindi ecco che, limitato al fai da te, andare a comprimere le celle farà bene, ma andare a non comprimerle troppo penso che farà meglio. Mi sembra di poter fare quindi una sintesi dopo queste varie ricerche. Allora, la compressione delle batterie avviene già quando vengono caricate internamente nel nostro case di alluminio e loro resistono a una compressione molto alta. A questo punto non andiamo a sommare compressioni, ma andiamo semplicemente a chiudere, a blindare queste batterie affinché le compressioni non siano dilatazione e restringimento continuo che possono andare a guastarle nel tempo, perché si parla di questa famosa esfoliazione di tutti gli elementi della matrice attiva interna. A questo punto mi sento di dire che se carichiamo le batterie poco, ovvero fino a 3,40, 3,44 per cella e le scarichiamo fino a 3 volt o 3,05, stiamo usando un range molto basso rispetto all'utilizzo massimo delle batterie e a quel punto lì avremo un'espansione sicuramente inferiore, il nostro case sarà giusto, non andremo mai a portare le celle a 3,65, 3,70 o scaricarle fino a 2,8, 2,5 che è anche pericoloso. A quel punto se rimaniamo in un range modesto, chiudiamo le batterie come nel case che vedremo in costruzione fra poco, questo prototipo mio personale, allora a quel punto abbiamo dal mio punto di vista realizzato un giusto box, un giusto contenitore, compresso le batterie nella giusta maniera di mantenimento e questo darà molta longevità in più alle batterie. Non dimentichiamo che già così potrebbero allo stato libero durare 10-15 anni all'80%, ma poi ce ne sono altri 10-15 per arrivare al 30-40 o allo zero. Nel prossimo video descriverò proprio quanto possono durare le batterie e qual è il segreto della longevità delle LiFePO 4. Ma ragazzi, se parliamo di 50-60 anni, io che ho superato i 50 anni non ci sarò più. Quindi comunque un utilizzo discreto, un'ottimizzazione, utilizziamole anche in percentuale un po' più alta, ma cerchiamo sempre di preservare la salute e la longevità delle batterie. Al montaggio.
Bene ragazzi, se siete arrivati quindi a montare, trovare prima, tagliare, montare i pezzi, il risultato finale potrebbe essere questo. Alla fine abbiamo fatto un carrellino con questa maniglia che si ferma in salita, non mettetela al contrario, invece adagiata in discesa. Abbiamo fatto i 4 fori per le barre nelle quali inseriremo questa gomma, questo tubo di gomma che serve proprio a isolare il metallo. Questa è l'altra parte e andrà all'opposto. Mentre questa parte è fissata, come vedete bene chiaramente, questa non può essere fissata perché questa sarà esattamente quella che andrà a richiamare le batterie per dare la tensione, ovvero la pressione giusta che abbiamo menzionato all'inizio del video. Una cosa interessante è che quando avremo fissato le batterie una volta per tutte, dopo qualche giorno avremo fatto qualche aggiustamento, ebbene con questi ganci, come li abbiamo messi su questo lato, andremo a posizionarli anche di qua, tagliando l'eccesso di legno che ci sarà. Bene, vedrete il prodotto fra poche immagini finito, spero vi piaccia e procediamo quindi con l'isolamento di queste barre filettate. In questa panoramica andremo a vedere quanto menzionato sino a questo momento. Questo lato, come vedete, è libero, non è stato ancora fissato, perché prima dovremo stringere le batterie. Vedete che ci sono i bulloni, ma sono ancora morbidi, vedete? Ci sono i tubi che isolano le barre filettate dalle batterie. Questo lato invece è fissato. Questo è già, diciamo, avvitato, ci sono già anche le 2 staffe di sostegno per il sollevamento, anche se non solleveremo questa batteria per molte volte. Però sapete, da un caravan piuttosto che da una condizione per spostarla da un'altra parte è sempre utile. Questo è come si presenta il nostro pacco batterie 12 volt 8 kW. In questo caso le batterie sono messe, come vedete, a 2 a 2. Vedete 2 negativi di qua, 2 positivi di là, poi riprende il negativo di là e il positivo di qua. Potete fare la stessa cosa con 8 batterie in serie, avete fatto un pacco da 24 volt. Andiamo quindi a posizionare quelle che sono le plastiche isolanti e potete utilizzare quello che volete, ci sono di resina, ci sono di PVC. Io le sto mettendo, come vedete, ogni 2 batterie, perché è semplice, perché questo è un pacco batterie 12 volt dove le 2 batterie che vedete sono in parallelo, dopodiché ci sono le serie. Quindi andremo a mettere l'isolante non sulle parallele, perché hanno lo stesso polo, anche se la scocca entrasse in contatto non c'è problema, ma tra queste 2, negativo e positivo, non possono entrare in contatto. Quindi partiremo da questi bus bar in parallelo, andremo con la serie di qua e di là fino ad arrivare a 1, 2, 3, 4. Questo è un impianto a 12 volts. Ecco che le spingeremo fino in fondo e avremo così terminato la prima fase della realizzazione del nostro box anche con l'isolamento. A questo pacco si aggiunge un elemento fondamentale, quest'altro pezzo di tavola che sarà posizionata in cima al pacco batterie. In questo modo, vedete chiaramente, avremo un pacco batterie protetto da corticircuito, dalla caduta accidentale di chiavi inglesi piuttosto che ferro, metalli, che possono andare ovviamente a generare cortocircuiti pericolosissimi. E per finire, la zona superiore sarà anche l'alloggiamento del BMS e dell'equalizzatore attivo. Nel prossimo video vedremo precisamente queste 2 cose, come sarà installato il BMS nella parte superiore. Dovremo mettere anche tutti i bus bar, vi ricordate, questi meravigliosi bus bar di rame che sono stati realizzati a mano da una barra di rame di 3 mm. Saranno posizionati per fare questo pacco a 12 volt 640 ampere. Come dico sempre, spero sia stato interessante anche questo video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo.